Ci sono momenti in cui la mente è un caos, pensieri che si accavallano, voci interiori che non si fermano, liste infinite di cose da ricordare. Quando mi sento così, so che non devo aggiungere, ma togliere. Non devo controllare tutto, ma lasciare andare ciò che mi pesa. In questo video condivido 5 strumenti pratici che mi aiutano a fare spazio nella mente quando mi sento sovraccaricata. Alla fine del video avrai una piccola cassetta degli attrezzi che potrai utilizzare quando sentirai la mente piena e non saprai da dove partire. Io sono Miriam e in questo canale condivido il mio percorso verso uno stile di vita più sano e consapevole all'interno di questo mondo che corre troppo veloce. Se anche tu senti il bisogno di trovare la tua oasi di pace all'interno della frenesia quotidiana, iscriviti al mio canale per vedere i video futuri. Ridurre la fatica decisionale. Lo scopo di questo primo punto è alleggerire la mente, andando ad eliminare le decisioni inutili e ripetitive. Ogni giorno prendiamo un'infinità di decisioni, anche piccole. Cosa mangio oggi? Cosa mi metto? Cosa faccio per prima? E ognuna di queste, anche se sembra banale, occupa spazio mentale e consuma energia. Dobbiamo quindi andare a ridurre la nostra decision fatigue, ovvero la nostra fatica decisionale. Quello che faccio io è usare la tecnica del pre-pensiero. In sostanza, invece di andare a decidere ogni giorno le cose sul momento, decido in anticipo una sola volta. Quando ad esempio organizzo i pasti della settimana oppure il mio piano di lavoro, metto per un attimo il cappello del pianificatore e vado quindi a fare tutte le scelte in blocco. In sostanza vado ad accorpare tutte le scelte simili in un solo momento. Poi durante la settimana mi limito invece ad eseguire e a seguire quindi il mio piano, mettendo il cappello dell'esecutore. Questo è un modo che sicuramente mi aiuta a risparmiare energia mentale e allo stesso modo mi permette di vivere la giornata con più leggerezza e chiarezza. Questo perché quando sai già dove stai andando, la mente si rilassa. La scatola mentale. Lo scopo di questo secondo punto è quello di fermare i pensieri ripetitivi e quindi di andare a interrompere i loop mentali. A volte ci sono pensieri che entrano nella testa e non se ne vanno. Magari ti ritrovi a pensare alla stessa cosa anche dopo ore e quindi ti chiedi: ma perché ci sto ancora pensando? Una tecnica molto pratica che trovo utile in queste situazioni è quella della scatola mentale e funziona in questo modo. Quando mi accorgo di avere nella testa un pensiero ripetitivo che mi pesa, mi fermo un attimo e lo riconosco con consapevolezza. Poi immagino nella mia mente una vera e propria scatola, magari chiudendo gli occhi. Immagino una scatola, apro il coperchio, vado a metterci all'interno il pensiero che continuo a avere nella mente. Dopodiché chiudo il coperchio e mi immagino di mettere da parte la scatola. Questo gesto mentale, quasi simbolico, aiuta di fatto a mettere distanza tra me e il pensiero. È come dire, ti ho visto, so che ci sei, ti riconosco, ma ora ti metto da parte. Semplificare l'ambiente visivo. Lo scopo del punto 3 è quello di ridurre gli stimoli esterni per andare a recuperare chiarezza e calma mentale. A volte il disordine mentale parte da fuori. Un ambiente caotico, pieno di oggetti, colori accesi, stimoli visivi. Tutto questo influenza il nostro stato interiore. Quando sento la mia mente affaticata, faccio un piccolo esercizio. Mi guardo intorno e cerco di semplificare quello che vedo. Elimino il superfluo, riordino, cerco di tenere a vista pochi oggetti con colori tenui. Ci fa stare bene essere immersi all'interno di spazi neutri e ordinati. Non serve essere estremisti e avere una casa perfetta, ma avere all'interno della propria casa degli angoli visivi ordinati riduce in modo pratico la confusione mentale. La mente come cielo. Lo scopo di questo quarto punto è quello di prendere distanza dai propri pensieri e lasciarli andare senza attaccamento.
Quando la mente è piena, abbiamo bisogno di uno spazio per osservare, senza giudicare. Un'immagine che uso spesso in queste situazioni è la mente come cielo, ovvero immagino la mia mente come un cielo azzurro e i pensieri sono come nuvole che passano. Nella pratica mi fermo un attimo, chiudo gli occhi e visualizzo questo cielo limpido dentro di me, dentro la mia testa. Ogni volta che arriva un pensiero, lo visualizzo come una nuvola nel cielo azzurro. Non lo respingo e non lo seguo. Lo riconosco e lo lascio fluire come una nuvola che si allontana. Questo gesto così semplice mi aiuta a non identificarmi con i miei pensieri, ma anzi a guardarli da fuori. E in questo spazio, tra me e loro, spesso ritrovo calma e lucidità. Scrivere per svuotare la mente. Lo scopo del quinto punto è quello di dare forma ai nostri pensieri per ritrovare ordine mentale. Molto spesso nella nostra mente i pensieri si ingarbugliano in modo confuso. La sensazione che percepiamo è quella di disordine e confusione. Scrivere è il modo più diretto per farli uscire e per dargli una forma. Esiste proprio una tecnica che si chiama brain dump e che significa in inglese scarico mentale. Funziona così. Prendi un foglio e scrivi tutto quello che hai in testa, senza ordine, senza preoccuparsi della forma. Personalmente io preferisco scrivere appunti. Metto nero su bianco tutto quello che devo ricordare oppure che mi continua a ritornare nella testa. In quel momento è come liberare la mente da un grosso peso. So che quei pensieri sono lì, sulla carta, e quindi non devo più trattenerli. Personalmente, quando sento che poi quei pensieri non mi servono più, decido di strappare il foglio e lo butto. È un piccolo gesto fisico che segna però per me una chiusura mentale, che apre spazio a qualcosa di nuovo. Riassumendo tutti questi punti, quando sentiamo la mente sovraccaricata, quello che dobbiamo fare è creare spazio. I 5 punti di cui ho parlato aiutano proprio a fare questo e se ripetuti nel tempo possono davvero fare la differenza. Fammi sapere nei commenti se almeno uno di questi metodi ti ha colpito e prova ad applicarlo nei prossimi giorni. Osserva cosa cambia e come ti senti. E se ti va, condividi nei commenti la tua esperienza o un tuo personale strumento per liberare la mente. Può essere utile anche ad altri. Tutti noi percepiamo parecchio stress a livello quotidiano e quindi imparare a gestirlo nel migliore dei modi è fondamentale per vivere una vita più sana e consapevole. Se i miei video ti aiutano a vivere con più chiarezza, lentezza e intenzione, ti invito a iscriverti al mio canale. Per te è semplicemente un click, ma per me ha un enorme valore perché permette al canale di crescere. Ci ritroviamo presto per continuare insieme il nostro percorso verso una vita più leggera e consapevole.